Dal 1997, la prima domenica di ottobre, la magia si rinnova ogni anno. Sono partiti 92 e oggi sono quasi 6.000, più le mogli, i mariti, i figli, i nonni, gli zii. Un esercito armato solo di biciclette, dannata. All'eroica si pedala, ma non si corre. Si fora e si rattoppa. Si suda e si arranca, ma non si aspetta altro che la prossima salita. E chi arriva primo, l'anno venturo andrà più piano, perché se no finisce subito. Ci sono con i baffi, ci sono col pizzetto, ci sono con la barba o con le basette, ci sono quelli con la chierica e quelli col codino, ci sono con le maglie di lana, con le canottiere di lana, con le calze di lana, con le mutande di lana. Ci sono bici restaurate, ci sono bici recuperate, ci sono bici ricostruite, ci sono bici inventate. Ci sono vecchi che sembrano giovani e ci sono giovani che sembrano vecchi. Ci sono salami, coppe, bruschette, fiaschi di vino e cisterne d'acqua. Ci sono quelli che Coppi è meglio di Bartali. Ci sono quelli che Coppi non è meglio di Bartali. Ci sono quelli che Coppi e Bartali non so chi sono, ma sono pochi. Ci sono spagnoli, ci sono svedesi, ci sono russi e canadesi, ci sono francesi, scozzesi, greci e giapponesi, australiani, africani e sudamericani. Ci sono denti splendenti e occhi lucenti, muscoli sudati e volti infangati. E poi ci sono io. Tuo, mi ricordo, quando sono andata a fare la prima ecografia, che è stata una cosa meravigliosa. La lunghezza del femore erano 7 centimetri e qualcosa, quindi mi ha detto verrà un gigante. Mi avevano detto che saresti stato lungo, infatti poi. No, effettivamente no, tu non venivi mai chiamato Matteo e in effetti adesso non ho neanche reagito, no? Ho detto ma quale Matteo? Tu per me sei lungo, no? Una caratteristica che tra l'altro mi dà sempre un po' fastidio quando sto vicino a te, perché io sono scappato in Italia perché in Germania erano tutti più alti. Poi ho conosciuto te e mi hai fregato. Mi ricordo la prima volta che ti sei alzato in piedi, che ti sei battuto le mani da solo, mangiavi la terra dei vasi, mangiavi il sapone il detersivo della lavatrice, cioè. Mi ricordo la prima volta che hai messo il dito sul ferro da stiro dopo che ti avevo detto Matteo, mi raccomando, non toccare perché ti scotti. E lui, non l'hai più messo. Beh, quando abitavamo insieme, il massimo sportivo che io ti ho visto fare è stato forse un carpiato sul divano. E la bicicletta è stata una delle passioni. Il triciclo l'hai avuto poco, non era una cosa. Invece la biciclettina sì. La bicicletta è una bicicletta rossa, andavi fortissimo, giravi attorno al tavolo e mi hai rovinato tutte le seggiole e le gambe del tavolo. E invece la cosa incredibile è che vieni ancora oggi a rompere le scatole qua nelle nostre colline, a sudare, a lasciare in giro del copertone sulle strade, anziché fermarti a fare dei pranzi come si faceva una volta a base di carboidrati e vino rosso. Sì, una delle serate che facevamo lì al bar, chiacchieravamo della bici e tu dicevi cavolo, una volta vorrei provare anch'io. E siccome avevo una delle mie vecchie bici che mi sembrava abbastanza adatto per te, ti dissi dai, vieni con me, proviamo a metterla a posto per la tua altezza, Mission Impossible, e così siamo partiti per fare un giro, il tuo primo giro. Era già anziano quando l'ho conosciuto. Poi, col passare del tempo, è evoluto ed è passato da giovane anziano a anziano. E anche elementari, medie, sempre più alto. Sempre più alto. Ma poi, cioè, sei invecchiato presto. Ed eccomi di nuovo a Gaiole. Da qua sono partito e qua faccio ritorno.
come sempre la prima domenica di ottobre. Però questa volta parto in prima fila, tra le grandi figurine dell'Eroica. Questa è gente seria, gente che pedala e mangia polvere da quando Gino Bartali fece incazzare per la prima volta un francese. E io sono con loro, ma me lo sono meritato. Vado bene per l'Eroica. Come stai? Tutto bene? Bene. Non la corri quest'anno? Io ho 3 mesi e 7 giorni meno del capo della mafia. Meno di Berlusconi. Dico, però dopo quando è all'ultimo prendo il cambio e passo. Sì, dai. Sai quando ne siamo arrivati nel 2001? I magnifici 17, guarda. Questo è il 2001. L'ultimo è arrivato a 7 ore, melato, 6 ore di acqua. Ma mi sa che anche domenica, Mi sa che anche questa domenica piove. Ma io sto qui sotto. Come previsto piove e fa pure freschino. Così mi rintano nella sala conferenze e tra un video e l'altro scopro che l'Eroica ha messo radici molto molto lontane. Niente finocchione, solo sushi e al posto del vino rosso si beve sake caldo. La prossima primavera l'Eroica va in Giappone, alla conquista del Monte Fuji. Fujikawaguchi Komachi. Voglio esserci e ci sarò. Beh, ma in confronto a ieri, ragazzi, un gran lusso questo. Anzi, si pedala anche meglio con le nuvole, Sì. Buongiorno a tutti, iniziamo ora a salutarvi, noi è da molto tempo che siamo già in piazza, alle 4:30, c'era già una piazza straordinariamente piena di tanta gente che è partita per fare il lungo. C'è freschetto. Eccoci, partenza, buon viaggio a tutti, buona Eroica. Ho 2 obiettivi, gambe e appetito. Scaldare le prime e far crescere il secondo, perché ai ristori non si possono fare complimenti.
It's wonderful, it's Allora, noi siamo qua, Ristoro e Controllo, 42,8. Volpaia a 51, 2,5 km è lungo. 2,5 però che fanno sudare parecchio. Volpaia, cioè una salita veramente tosta perché non finisce mai, è lunghissima e parecchio ripida. Volpaia, salita più dura. La tappa stava andando bene, ma purtroppo la bici. Ciò che succede quando si spinge troppo, cioè che la catena un po' datata salta. troppa forza? Guarda, ho provato a limitarmi, ma non ce la faccio. Devo fermarmi a mangiare la finocchiona, mi sa. Madonna. Poi bella sabbiosa, dicono che giri meglio. Allora. Sì, siamo più o meno Adesso, sparpagliati, ma stiamo spingendo tutti. Ti lascio infatti che sennò non ne faccio più. Non ti sento bene. C'è una fatica sta salita, ragazzi, che non ve lo dico nemmeno, bestiale. Ragazzi, ci prendiamo anche l'acqua, ma se no che eroica è, scusami, è che qua la vedo dura, cioè ci provo, ma ripartire è praticamente impossibile. Speriamo che tenga. Grazie, è rimasto poco. Io c'ho un problema, facendo la salita qua ho spaccato la catena, ho tolto 2 maglie, l'ho rigiuntata. Il braccetto questo qui non è tanto allineato. Ah, ma minchia, è proprio il braccetto del telaio. Porca troia. Beh, però dai, la mia prima volta con lo smagliacatena ha funzionato. Oh, non c'è scusa. Ciao, grazie mille. Ah vai che piove, che fantastico. Ti dico, allora, noi abbiamo in teoria salsicce sul fuoco, se volete aspettare, salsicce sul arrosto. Salsiccia alla griglia, quasi quasi, una salsiccina. So sta tecnica di 5 minuti, ho un crampo, devo andare vicino al fuoco a riposarmi un attimo.
Beh ragazzi, ci vediamo a Gaiole allora. Che figata! La mia prima eroica sta finendo, ma il Giappone mi chiama. Chissà come pedalare col kimono. Ma lo troverò poi un kimono della mia taglia? Sei un ragazzo delle grandi passioni, diciamo così. Hai sempre avuto un po' delle manie, devo dire. No, secondo me eri bravino, però a livello di costanza ogni tanto avevi dei cali significativi. Però hai girato tanto in bicicletta. Giravi anche in campagna che non aveva, insomma, non c'era un terreno particolarmente favorevole, però lo sterrato ti piaceva già da allora. Poi tu avevi logicamente il problema che con la tua altezza avevi sempre fuori almeno la testa e le spalle, quindi nasconderti dietro a qualcuno per beccare meno aria era una cosa impossibile. E d'altra parte anche quando tutte le volte hai fregato la mia bicicletta per andare a fare dei giri perché magari non avevi la tua disposizione, ti lamentavi perché urtavi con le ginocchia. D'altra parte io non so mica come te, è una cosa normale. Pedali un casino, ma nonostante tutto hai sempre una pancia perfettamente tonda. Il Giappone sta dall'altra parte del mondo. E chi c'è mai stato dall'altra parte del mondo? E cosa so del Giappone? Sumo, sushi, arigato. E conosco anche un giapponese. Pronto? Uela! Oh, finalmente! Grande! Come stai? Tutto bene? Sì, io sto bene. Come va lì in Giappone? Quando è che sei tornato? Ah, sì, va bene. Comunque adesso primavera finalmente. Faceva freddo tantissimo questo inverno. E adesso com'è? Stiamo benissimo, eh? Poi adesso è fiorito queste ciliegie. Madonna, bellissimo il Giappone. Amo pedalare perché mi fa sentire libero, un po' come volare, solo che fai molta più fatica. Mi alzo di buon'ora, esco dalla città e lascio che il naviglio mi guidi e mi faccia compagnia. Avrò problemi a fare le strade con la bicicletta, può essere... Si può. Ci posso arrivare. Però sta attento, perché sì. Autisti giapponesi non rispettano tanto ciclisti, perciò passano proprio vicino al corridore, velocemente. Appena posso, torno dalle mie parti, sulle mie colline. Proprio qui ho cominciato a consumare i primi copertoni. Perfetto, allora guarda, quando arriviamo ti mando un messaggio, poi una volta arrivati lì all'aeroporto ci metteremo un po', giusto? Dobbiamo recuperare i bagagli, capire dove è l'autobus, prendere un telefono. Ti è arrivato il messaggio? No. 106551. Oh sì. E ti scrivo ciao. Invia. Speriamo. Eccolo, è arrivato! Oh, davvero? Arrivato. Alla grande. Allora ci vediamo venerdì sera. Venerdì sera, ok? A Shinjuku. A Shinjuku. Zona di mafiosi. Cominciamo bene. Okay. Va bene. E poi arriva la parte che preferisco, un bel piatto di salumi.
Mi mancheranno ora che vado in Giappone. A chi? Sono Matteo. Oi là? Ciao, sono arrivato, sì. Vengo da Piacenza, una cittadina affacciata sul grande fiume Po, famosa ovunque per il suo salame, vante d'orgoglio dei suoi 100.000 abitanti. Ho pensato proprio alle mie origini la prima volta che mi sono immerso nel mare umano di Shibuya, un incrocio attraversato da 100.000 persone ogni ora. 13.000 km² per 35 milioni di abitanti e non una via che abbia un nome. Benvenuti a Tokyo. Vai, vai, vai! Vado una sega, va! Che sono vecchio io! Vai, vai!